Ciao amici, benvenuti sul canale. Oggi io e Moreno, che fa parte del gruppo Ricerca Iena, siamo venuti in una location ormai strafamosa nel mondo del ghost hunting, però è anche strafamosa di stupidate, nel senso che si dice appunto che in questa casa sia stata uccisa la moglie per mano del marito, che l'ha trovata in situazioni poco gradevoli con lo stagliere. E poi si è ammazzato anche lui a sua volta. Esatto, queste sono veramente solo leggende, ragazzi, però quello che c'è alle nostre spalle invece corrisponde al vero. È una cascina che adesso hanno raso al suolo e la stanno recuperando per fortuna, e qui effettivamente qualcosa di strano c'è stato. Vuoi raccontarlo tu? Nel 1800 o 1850 si parla che era stata sterminata una famiglia intera. Ecco, quindi insomma, se mai di paranormale si deve parlare, è alle nostre spalle il paranormale. La casa ha sicuramente una storia, noi lo diciamo sempre come canale, che ogni casa ha una storia, per cui andiamo a vedere se qualcosa riusciamo a rilevare, però sicuramente non quello che viene detto solitamente. Ecco, purtroppo non possiamo fare un'indagine in cascina perché ripetiamo, la stanno recuperando, quindi sentite i battiti sotto le nostre parole, sono gli operai col martello che stanno ricostruendo tutto, e aggiungo per fortuna, anche perché la fama non è granché e poi lasciare una cosa così è un gran peccato, insomma. Comunque noi andiamo a vedere questa tremenda Villa Cerri. Ciao! Ok ragazzi, siamo entrati a Villa Cerri, o Villa degli Amanti Maledetti, insomma quello che si dice, ma abbiamo raccontato che erano assolutamente fandonie, ma bensì, torno a ripetere, il tutto era concentrato nella cascina antistante, che però adesso è in ristrutturazione. Con me Moreno, abbiamo già acceso le telecamere. A me la batteria la scarica l'ho messa via. Ecco, perfetto. Ma ti si è scaricato? Era scarica? No, si è scaricata. Ah, perfetto, quindi siamo Quindi appena entrati e già la batteria è partita. Ho messo il telefono in modalità aereo perché così non ci sono problemi. Ok, allora lasciato. Mi presento, sono già stato qua un po' di tempo fa con Fabio e Dida e sembra che abbiamo sentito grazie. Quindi siamo qua a visitare questa bella villa perché dentro in effetti ci sono dei dipinti che sono belli sul cielo. Non abbiamo gli strumenti ragazzi, però restiamo in ascolto perché tra l'altro Moreno, noi agli strumenti crediamo piuttosto poco. Moreno, quando l'ha portato qui ultimamente, quando è venuto con Fabio e Dida, non sono state riscontrate anomalie sugli strumenti stessi, però come sempre stiamo in ascolto. Ecco. Come senz'altro nel filmato si vede, di là c'era la scala di legno, però non si può salire perché è temporate e di legno. Qua ce ne sono una, mi sembra due in cemento, e si può salire al piano superiore e poi accedere anche alla torre. Ok, proviamo a girare un po' il pian terreno. Moreno, se hai una torcia mi fai un favore perché io soffro un po' di luce con la videocamera. Oggi ho la telecamera, ho la videocamera, un action cam, quindi non ho la solita videocamera. C'è qualcuno in questa casa che vuole farsi, che vuole palesarsi?
Sappiamo che questa casa ha avuto momenti di grande storia, non quella che dicono, però come spesso noi diciamo ogni casa ha la sua storia, insomma. Quindi se volete farvi notare o presentare, io mi chiamo Corrado e questo mio amico si chiama Moreno e ultimamente è stato qui. Se sentite dei rumori, ragazzi, o delle cose che sembrano voci, sono piccioni, quindi non ci sono voci di fantasmi, ecco. Con lo zoom siamo riusciti a sentire delle voci di ripì, però stavano ancora analizzando. Ok. La casa è molto bella, ragazzi, è molto grande. Dove vediamo la mappa che era stata voluta dal costruttore. Una mappa? È ancora bellissima. Eh sì, ma quindi è previsto un recupero di questa villa? No, non penso, No. stava in casa. Ah, ok. Ecco ragazzi, qua ci sono 8.000 piccioni, come vedete, quindi i rumori che sentite non sono che i piccioni. Infatti per terra purtroppo ci sono tonnellate di escrementi. Ecco, adesso sento già che mi cagheranno in testa, però Questa è la strada principale, però qualcuno ha tentato di salire, ovviamente di legno, con gli anni che ha, si è sfondato. eh sì. E ragazzi, questa scala è meravigliosa, però essendo tutta in legno e essendo molto vecchia, insomma, il tempo ha fatto il suo corso e quindi ci sono ci sono le scale che non sono più assolutamente in sicurezza, quindi. Però mi dicevi che c'è un'altra scala, no? Dalla quale si può salire. Ok, quindi vediamo un po'. Sopra c'è una vista panoramica che è stupenda. Ah, ecco, appunto. Sì, infatti c'è una torretta, ragazzi, che però dalla quale si può accedere mediante questa scala che adesso faremo. Vedete nel completo buio. Sì, in effetti sta casa, anche se vieni a mezzogiorno, ci sono dei momenti, cioè ci sono degli ambienti che sono veramente bui, come se fosse piena notte. Però è molto bella, caspita. Questo è il primo piano e sopra si accede anche, diciamo, alla famosa torretta. Certo. Caspita com'è grande, mamma mia. Questa è la scala, non si può andare sul ballatoio di qua perché è tutto in legno. Ok. E c'è una torretta. Vedete, gli ambienti sono molto grandi, ragazzi. C'è qualcuno in questa casa? Se c'è qualcuno può lasciar detto qualcosa, noi abbiamo dei registratori e possiamo sentire. Io sono tornato con l'amico Corrado, c'è qualcosa di strano
c'è, Sì. c'è stato, non di cattivo, si sente di qualcosa di buono, però Qualcosa c'è. Se volete farvi sentire potete farlo attraverso dei registratori che abbiamo con noi, oppure fare un rumore, però un rumore un po' forte, così da potervi sentire. Cosa? Non ho capito, Moreno. C'è la porta aperta? Ah, la chiave. Qualcuno vuole chiudere così. Ah, ecco. No, invece a proposito di porte, io approfitto che ne hai parlato tu. Non volevo dirlo perché sennò passo per quello che non sono, però sta porta quando sono passato non era chiusa, non era aperta. Ci potrei scommettere i soldi che non ho. Allora, io ti dico, qualcosa l'altra volta in questa stanza c'è stato. Sì. Non so, Qui proprio? non so se Fabio Dida l'ha riscontrato e io ho detto qualcosa verso la vasca c'era, sembrava che c'era Ma infatti, la porta. ragazzi, io qua ci metterei quasi la mano sul fuoco, comunque riguardo le immagini, che sta porta di legno era chiusa. Che non è che si apra tanto facilmente, No. perché non c'è sul vetro. No, oltretutto pesa parecchio. Quindi, ragazzi, io veramente approfitto del fatto che Moreno abbia parlato di questa porta con la chiave per dire la mia, però questa porta qui era chiusa al 99%. Non lo so, non posso essere stato io facendo aria perché pesa parecchio, ragazzi. Non è una porticina leggera, Ragazzi, mi sono abbastanza inquietato da questa cosa. Adesso non voglio far trasparire quello che provo, però effettivamente mi ha inquietato un po' sta cosa perché ci potrei mettere la mano sul fuoco che era chiusa. Io spero di averla ripresa, ragazzi, perché talvolta interrompo, talvolta riprendo altri posti, però mi ha inquietato sta cosa, scusate, ma effettivamente è un po' strano. Appunto vedete un balcone che dà su questa strada statale. Qui c'è un bellissimo camino. Quel bagno qua però sono una sala di casa mia. Sì, anche esatto. Questo bagno qui è di dimensioni enormi. Sembra veramente più grande del mio soggiorno. Vabbè, d'altronde tutto è proporzione, la villa è monumentale, bellissima. A me piace quasi più esteriormente che internamente, a parte che poi internamente, insomma, le scale non ci sono più, i muri sono scrostati. Ecco, vedete, questa è la scala che si diceva appunto sia pericolante. Io ho sentito un passo, spero sia tu, Moreno. Allora io l'ho sentito da là. Che si sentono delle cose strane. Io l'ho sentito dalla scala. Spero di averlo anche preso. C'è qualcuno qui? Da quelle scale qua ci sono state delle persone che hanno detto così che quei giorni di nebbia hanno visto una figura sempre femminile scendere dalla scala. Ah, caspita, cioè come nei film. Ragazzi, io qui ho sentito una cosa così, ovviamente non così forte, però l'ho sentita provenire da là, dalla fine della prima rampa di scale. Controlleremo, però si è sentita.
È un po' particolare, eh? Fermo? No, scusa, ho le traveccole. No, vieni qua. Io ho sentito ancora da qua qualcosa. Poi doveva sentito anche dire che c'era qualcuno Qui? che diceva grazie, Ecco. qualcosa del genere. E poi dopo dei filmati logicamente bisognava sentire. No, questo è un camion. Niente, sembrava un rumore, invece è un camion fuori. Ragazzi, siamo in mezzo al traffico qua, eh. Però io ho sentito nuovamente non era un passo, ma era un rumore. Però ti do un consiglio, non andare troppo. No, ma infatti no, non vado proprio. Non vado proprio di là. Mi sono messo qui e qui rimango. Però ho sentito un rumore da là. La prima volta da là dove c'è la prima rampa di scala. E adesso ho sentito un rumore, ma ero voltato verso di te, non riesco a capire da dove. Adesso anche quando si salirà sopra sembra che succedano cose. Succedono, si sentono sensazioni. Tengo a precisare che ciò che abbiamo sentito non sono piccioni, perché erano rumori ben più distinti dai piccioni. I piccioni fanno un altro tipo di rumore. Ecco, fate conto che adesso sto camminando io e si sentono i miei passi. Io ho sentito un passo simile, però io ero completamente fermo e Moreno pure. Quindi... E poi quella famosa antina Nel bagno qua di fianco. del bagno qua, sì. Ragazzi, qualcosa ci sarà, io lo dico sempre, quindi ogni casa ha la sua benedetta storia. Ecco, questa è la scala che va su alla torretta? Ok. Sì, io mi sento tanto scemo in questo momento perché ho detto è molto buia la casa, ma ho sugli occhiali da sole. Ecco perché è molto buia la casa. D'altronde... Questa è una piccola soletta. tipo un sottotetto. Sì. C'è dentro un pezzo di legno che l'altra volta si era spostato un po' il K2. Sì. Se vuoi andare, perché io c'è buio non entro sulla donna. Il torce c'è tu. Madonna mia, che ansia. Ma c'è per terra si cammina, sì. Ma vedi, detto non rifatto. Già. C'è qualcuno qui? Può fare un rumore se c'è qualcuno? Ok ragazzi, adesso raggiungo Moreno. Sinceramente mi ha inquietato un po' sta casa, anche se insomma non è successo niente di incredibile, però effettivamente quell'armadietto aperto o quella porta armadio, insomma, sei tu, ok? E poi cosa abbiamo visto? Abbiamo sentito altri rumori giù dalla scala di legno, la cosa un pochino mi ha lasciato perplesso. Adesso stiamo salendo nella torretta che vi faccio vedere. E caspita che bella, bellissima. Vediamo, guarda come va il ginocchio K2.
Come va il ginocchio K2? Ginocchio K2? Sì, perché l'altra volta te lo Ah sì, no, va bene, per fortuna va bene. Ragazzi, qua ci sono dei vetri bellissimi, colorati, e si può apprezzare anche la vista su niente, cioè la vista sui campi arati, non c'è... Vediamo se si può uscire. Sì, è aperto. Ok. Ecco, vedete, questo è quello che si vede fuori da Villa Cerri. Là c'è il giardino. Ma è una villa pazzesca, bellissima, molto. Se volete provare a riaprire la porta, noi siamo qui e aspettiamo qualche segno, perché l'avevamo trovata più o meno così, ma poi l'abbiamo trovata aperta, in un secondo momento. Provo anche l'applicazione quella SRS che usano tanti ghost hunters, anche quelli americani che avete visto, l'ho scaricata. Ecco, vediamo, sì, anche noi crediamo un po' poco a queste cose, però non abbiamo strumenti con noi e proveremo anche a giocarci questa carta, giusto per capire se esce una risposta coerente, anche perché sono comunque parole all'interno di un dizionario virtuale, quindi escono un po' a caso. No, guarda, No? non è quella virtuale, quello là ce l'ho, ma non lo uso mai. Questo qua teoricamente, se c'è qualcosa dovrebbe parlare. Ah, ok. Quindi se sta zitto non c'è niente, se parla... E questa applicazione a me nel cimitero di Darola mi era caduto il telefono, non me ne ero accorto perché ne avevo due e mi ha detto torna indietro. Ho trovato il telefono appena acceso che il mio telefono era proprio completamente... Caspita. C'è qualcuno in questa stanza? Se vuol fare riaprire l'armadio oppure dire qualcosa, possiamo sentirli. Proviamo a fare una cosa al contrario, prova a aprirla. Se c'è qualcuno, può muovere una di queste due ante che ha aperto il nostro amico? Prima l'abbiamo trovata chiusa e poi aperta quando sono passato io. Potete rifare lo stesso movimento, chiuderla o aprirla? Qua segnala che c'è. Quelli. Le applicazioni come vanno un modo su. L'SRS è quella che vengono usate da più gruppi, anche quello famosissimo Ghost Adventure usa l'SRS. Se c'è qualcuno qua dica qualche cosa. Potete far chiudere le ante dell'armadietto? O spostarle appena appena? Boh.
Te la riavviciniamo un pochino, Sì, la richiudiamo, stavo facendo anch'io la stessa cosa, vediamo se... Proviamo a fare un giro, se la troviamo ancora aperta c'è da farsi comunque qualche domanda. Facciamoci un giro ancora in questo piano e poi torniamo qui. Adesso magari chiudila meglio, Moreno, perché così più che altro è per noi, se no la troviamo mezza aperta ci confondiamo e pensiamo di averla lasciata più chiusa. Ecco, proviamo a lasciarla così. Proviamo ad andare... Questa stanza l'abbiamo fatta? Sì. Qui. Ma scusa, lo sono rincoglionito io, ma era così? Vedi che ora stavo chiudendo. Era chiusa di più. Ma cioè... Ragazzi, era chiusa, Era molto più vicina. Era molto più vicina. Allora ragazzi, un'altra stranezza, a parte questa porta aperta che era chiusa, io non so più cosa dire, è che la mia telecamera mi sta lasciando piedi. Moreno può guardare la batteria? È quasi a zero. È quasi a zero, quindi forse è meglio scendere, vediamo nel frattempo se abbiamo registrato qualcosa, perché magari qualcosa abbiamo preso, visto che siamo passati di qui parecchie volte. La scala dov'è? Di là? Ok ragazzi, noi abbiamo fatto questa esplorazione, io direi decisamente interessante. Qui cosa c'è? Dovrebbe esserci il passaggio su quella scala di legno. Ah ok, anche qua ragazzi la scala di legno ha il suo perché ho sentito due passi, almeno uno di sicuro, l'altro non so se era un passo o un semplice rumore, però un passo di sicuro, spero di aver beccato tutto ragazzi. Bene ragazzi, la nostra esplorazione a Villa Cerri o Villa degli Amanti Maledetti è finita e direi che siamo entrati così, almeno per conto mio, per fare una passeggiata. Moreno mi aveva avvisato che comunque, a prescindere da quella che è la leggenda, comunque qui c'era qualcosa, perché qualcosa ha registrato, perché ci è venuto pochi mesi fa ed effettivamente... Rumore. Va bene, ok, esamineremo anche questo rumore. Stavo proprio arrivando a dire che comunque due rumori sospetti li abbiamo sentiti. No, mi viene da ridere perché si è sentito un rumore Un rumore forte. come se fosse d'acqua. Infatti. Qualcuno che apriva l'acqua e qua l'acqua non c'è più. Esatto, quindi insomma qua di rumori ce ne sono stati parecchi. Li riassumo: due passi sulla scala di legno, uno sicuro, l'altro comunque un rumore, e quel benedetto armadietto che abbiamo trovato una volta chiuso, poi l'abbiamo trovato riaperto. Moreno l'ha richiuso e l'abbiamo trovato leggermente più aperto, semi riaperto. Adesso esamineremo tutto, comunque di sicuro qui qualcosa c'è, qualche energia c'è, ovviamente non c'è la leggenda è proprio una leggenda. Quindi dal gruppo Ricerca Iena e dagli SH, a presto. Ciao ragazzi. Ciao. Video d'analisi immediato, non abbiamo aspettato giovedì, semplicemente perché questa non era un'indagine ma bensì un sopralluogo. Moreno era già stato in questa casa con Dide e Fabio a condurre un'indagine che spero possiate vedere in fretta nei canali appunto del gruppo Ricerca Iena e di Ombre d'Oltre.
ho chiesto a Moreno se mi portava lì, perché io, ecco, ci sono stato parecchie volte a Villa Cerri, ma non ho mai acceso le telecamere. Invece questa volta le ho accese perché Lara purtroppo non è potuta essere qui con me, ma ho acceso delle action cam, quindi non videocamere professionali. Con me non c'era nemmeno una termica, non c'era nemmeno un Tascam, ma semplicemente le orecchie, i sensi e e l'emozione che ti può portare a una casa di questo tipo. Stavo dicendo, è stato un sopralluogo, ma un sopralluogo molto particolare, perché abbiamo trovato delle anomalie decisamente interessanti. Tra tutte in assoluto c'è questa antina del bagno. Ecco, come avete visto nelle immagini, sono passato, era chiusa, nel tornare l'ho ritrovata spalancata, non prima che Moreno mi facesse presente che lì, proprio nel bagno, sia Dida che lo stesso Fabio sono stati catturati da alcune anomalie. Io non so quali, perché il video, ripeto, non l'ho visto, però spero di vederlo con voi il più in fretta possibile. Sta di fatto che quel bagno ha qualcosa da dire. Non contento, Moreno ha richiuso, ecco, le antine, siamo usciti per qualche minuto e le abbiamo ritrovate aperte, non spalancate come prima, ma comunque aperte, considerando che lui le aveva completamente chiuse e considerando che non c'era un filo d'aria, signori. Quindi questa è un'anomalia incredibile, tanto più che le porte, le antine appunto pesavano tantissimo. Voi dovete capire che quelle case hanno insomma delle strutture che non sono certo quelle che abbiamo noi nelle nostre case, quindi i mobili, in questo caso i mobili non c'erano, però si trovano mobili spesso e volentieri molto massicci e finestre molto pesanti, come nel caso delle antine del bagno. Quindi anche ci fosse stato un soffio di vento non le avrebbe spostate per nessun motivo. Ecco, detto questo, il passo molto forte che ho avvertito sulla scala di legno, che ovviamente non abbiamo percorso perché era assolutamente pericoloso e pericolante, ma il rumore del passo si è sentito in maniera clamorosa. Io poi ovviamente ho amplificato nel video la risoluzione, no? Quindi si è sentito molto più forte, però anche lì a orecchio nudo si è sentito parecchio. C'è stato poi anche un rumore che non era un passo, ma ahimè in questo caso la mia videocamera non l'ha beccato. Però ha beccato un passo subito dopo che era molto simile al primo, anche se un po' più distante e meno accentuato. Quindi, che dire, è stata veramente un sopralluogo, perché, ripeto, non si può chiamare indagine, molto particolare, e sono qui anche per dirvi che, insomma, quanto prima con Lara e magari Francesca, sperando che possa unirsi con noi, ecco, ci torneremo. Quindi come SH ci torneremo in questa villa per fare un'indagine a tutto tondo, anche se la leggenda di cui si parla ovviamente è tutta una sciocchezza, una stupidata, però qualcosa c'è in quella casa, qualcosa c'è, vogliamo approfondire, ovviamente torneremo col Tascam, torneremo con la termica, magari con qualche strumento che fa le cosiddette lucine, giusto per avere semmai una conferma in più, ma comunque torneremo organizzati. Ecco, torno a ripetere, eravamo lì ieri con due cose messe in croce e una torcia che tra l'altro faceva anche poca luce, quindi torneremo con molta luce, magari di sera, e sicuramente attrezzati in questo senso. È stata veramente una bella avventura ieri. Io sono tornato a casa decisamente provato, perché comunque non vi nascondo che nonostante ci fosse stato il sole, c'è stata una bellissima giornata calda estiva, però comunque mi sono inquietato e anche questo vi fa capire che non sempre andando di notte le cose cambiano. Ovviamente sono più spaventosi i posti di notte, però se una sensazione ti attraversa, ecco, ti può attraversare anche alle 3 del pomeriggio, quindi questo semmai è una conferma che i fantasmi non aspettano il calare del sole per uscire a prendere l'aperitivo o uscire a spaventare noi. Possono succedere cose anche in pieno giorno e che ti segnano, perché a me personalmente hanno segnato, così come ha segnato anche Moreno, perché anche lui, avete visto, è rimasto un pochino così, no? Vedendo l'antina dell'armadio, eccetera eccetera. Quindi ecco, la promessa che facciamo a voi, ma soprattutto a noi stessi, perché a questo punto vogliamo capirci qualcosa. Ho parlato con Lara oggi e mi ha detto, caspita, dobbiamo tornare assolutamente, è di tornarci facendo un'indagine a tutto tondo.
Altro da dire non ho, ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, condividetelo, seguiteci sempre, sempre, sempre. Alla prossima, ciao!